Ma quindi, Frank, cosa ci fa una costola sotto l'arco della costa? Che cos'è? Una reliquia o è l'insegna di uno speziale? Bella domanda. Al momento non ho ancora trovato alcuno studio approfondito che ne parli e quindi, nell'attesa che qualcuno me la stacchi e scopra finalmente la verità, perlomeno su quando è stata appesa qua, io ho fatto un altro lavoro. Se questa costola non ci dice molto, andiamo a vedere in giro per il mondo se si trovano delle altre ossa di questo tipo e vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa di più. Quindi sono partito alla ricerca e indovina un po'? Le ho trovate. Un'altra costola come questa si trova a poca distanza, nella cattedrale di Verona, appesa nel passaggio tra il Duomo e Sant'Elena, e altre ancora si trovano in provincia di Bergamo, una sulla facciata del Duomo di Modena, una caterva a Murano, a Todi, a Città di Castello, in provincia di Chieti, in Cremona, e altre ossa si trovano nella chiesa di Wawel, a Cracovia. Ma sai cosa hanno tutte queste in comune? Sono conservate all'interno o sulla facciata di una chiesa. E allora è ovvio, si tratta di una reliquia o no? E allora, perché c'è chi dice che questa è la pubblicità di uno speziale? Di nuovo, guardiamo ai fatti. Sotto i portici di case Mazzanti, di sicuro dal 1600 c'erano molti speziali, diciamo, grosso modo l'equivalente dei farmacisti di oggi. E ancora oggi molti stemmi su queste colonne ricordano il nome delle famiglie che lì avevano il loro negozio. Aggiunge a questo che le più antiche raffigurazioni della costola appesa risalgono al 1700 e vedrai anche tu com'è facile fare 2 più 2. D'altronde all'epoca gli speziali creavano medicina a partire da tutto. Per esempio a Verona Francesco Calzolari colleziona oggetti curiosi e particolari da tutto il mondo, cercando di scoprire e catalogare il loro effetto medicinale. La costola è stata appesa a mo' di cartello pubblicitario di uno speziale nel 1700. Ah, figo, ma allora cosa mi stava a dimostrare? Beh, che all'interno di quel negozio avresti potuto trovare medicine misteriose e quasi magiche, mica solo aspirine. Ci sta. Ah, ma aspetta, ci sono delle altre costole di balena in giro come insegna di speziale? In effetti no. Ecco, questo è quello che mi torna poco di tutta quanta questa storia. Non ho ancora trovato una insegna di speziale che rappresenti una costola di balena come qua a Verona. Ma allora che ci fa qua questa costola? Partiamo dai fatti. Una di queste costole è stata analizzata, quella all'interno del santuario della Madonna di Sombreno, in provincia di Bergamo. E dopo un lungo lavoro di restauro, studio, analisi e ricerca, che cosa è venuto fuori? Si tratta proprio di una reliquia. Molto probabilmente è stata appesa in quella chiesa da Antonio Moroni come ex voto, per essere scampato da un pericolo in mare. Abbiamo ancora una traccia di quella storia grazie ad un affresco conservato all'interno della chiesa datato esattamente al 1580. Quindi la mia teoria è che la nostra costola di balena in Piazza delle Erbe sia un oggetto grossomodo simile, portato anche quello a Verona da una famiglia probabilmente veneziana, come ringraziamento per qualcosa. Sì, ma quale famiglia? E come ringraziamento per che cosa? Io purtroppo questo non lo so, ma ho una teoria. Visto che la costola si trova sotto l'arco che collega la Domus Nova al Palazzo della Ragione, e visto che quell'arco viene costruito grosso modo verso la fine del 1400, parrebbe, e visto che si trova un'altra costola all'interno della cattedrale, sono andato a cercare quale famiglia verso la fine del 1400 aveva un grande potere sia politico che ecclesiastico. E ne ho trovata una. I Barbaro. Nel 1476 Zaccaria Barbaro è il capitano della città e suo cugino Armolao è il vescovo di Verona. Potrebbe essere che questi nobili personaggi abbiano voluto lasciare un segno del loro passaggio e magari Zaccaria, che di mestiere faceva il diplomatico e infatti era sempre in giro in lungo e in largo per l'Italia e non solo, magari come segno di ringraziamento per la nomina a capitano della città di Verona, abbia deciso di appendere la costola sotto l'arco di Piazza delle Erbe e magari ne ha procurato un'altra per suo cugino, Ermolao, perché facesse la stessa cosa all'interno della cattedrale. Altro che regalo di Natale da riciclare. Questi qua si regalavano le costole di balena e invece che addobbarci l'albero, loro ci hanno addobbato la nostra città. E tu che cosa ne pensi? Potrebbe essere così o hai un'altra idea? Fammelo sapere per favore nei commenti qua sotto il video. E intanto, alla prossima!